Le preposizioni sono uno degli argomenti preferiti dagli studenti di ogni lingua, perché sono un po' difficili ma essenziali. Per questo motivo oggi parliamo di preposizioni italiane, ma ci concentriamo sulle preposizioni con i verbi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo di preposizioni con i verbi, però prima di iniziare voglio dirti che ho preparato un PDF con gli appunti di questa lezione. Quindi se vuoi scaricare questo documento, semplicemente clicca sul link qui sotto e potrai riceverlo direttamente nella tua email. Ora possiamo iniziare con la lezione di oggi e cerchiamo di capire come funzionano le preposizioni con i verbi. Infatti, nella lezione di oggi parleremo del caso particolare in cui abbiamo un verbo e poi dopo un altro verbo all'infinito. Quando abbiamo un verbo e dopo un altro verbo all'infinito, possiamo o non mettere nessuna preposizione, o usare la preposizione di, o usare la preposizione a. Come facciamo a scegliere? Non ti preoccupare, te lo spiegherò in questo video. Un'altra cosa che però voglio precisare è che nella lezione di oggi ci concentriamo sull'uso delle preposizioni solo con i verbi. Ti dico questo perché se dopo il verbo abbiamo un nome, un oggetto, non necessariamente è richiesta una preposizione, o la preposizione richiesta è diversa da quella che useremmo con un altro verbo. Quindi le regole di oggi funzionano solo quando abbiamo un verbo e poi un altro verbo all'infinito. Facciamo qualche esempio così è tutto più semplice. Io voglio mangiare una pizza. Oppure Anna ha finalmente finito di leggere il libro che le avevo consigliato. O ancora, dopo pranzo Giovanni ha cominciato a studiare per l'esame. Come puoi vedere, nel primo caso, con il verbo volere, abbiamo un altro verbo all'infinito, il verbo mangiare, senza nessuna preposizione. Nel secondo caso, con il verbo finire, usiamo la preposizione di. Ha finito di leggere. Nel terzo caso, invece, col verbo cominciare, usiamo la preposizione a. Ha cominciato a studiare. Quindi, come possiamo vedere, in alcuni casi non abbiamo nessuna preposizione, in altri casi la preposizione di e in altri casi ancora la preposizione a. Vediamo però altri due esempi con un oggetto diretto. Per esempio, finalmente ho finito questo libro. Oppure, Marco ha cominciato l'università ieri. In questo caso, come puoi vedere, abbiamo un nome, un oggetto diretto, non abbiamo un altro verbo e la preposizione non è necessaria. Questo solo per dirti che le regole di cui parliamo oggi funzionano solo quando abbiamo un altro verbo all'infinito. Io sottolineo questo, lo ripeto più volte perché è molto importante. Spesso gli studenti fanno confusione. Allora, adesso vediamo tutte e tre le diverse categorie. Capiamo quando non è necessario usare nessuna preposizione, quando usare di e quando usare a. Iniziamo subito da nessuna preposizione. In italiano non c'è bisogno della preposizione tra un verbo e un altro verbo all'infinito quando abbiamo un verbo modale, quindi volere, dovere, sapere o potere. Quando abbiamo i verbi di piacere, come per esempio piacere, preferire, amare, odiare, o quando abbiamo delle espressioni impersonali, quindi espressioni alla terza persona singolare, formate dal verbo essere più un aggettivo. Per esempio, è facile, è difficile, è possibile, è impossibile. Vediamo alcuni esempi. Voglio andare a casa, sono stanco. Voglio andare, nessuna preposizione. Posso avere un altro pezzo di pizza? Mi piace molto sciare in montagna. È facile imparare una nuova lingua con gli strumenti giusti. È impossibile finire questo progetto in 2 giorni. Hai capito?
Facile. Ora passiamo alla preposizione di. Prima di tutto usiamo la preposizione di quando abbiamo il verbo essere più un aggettivo e poi un altro verbo all'infinito. E tu qui potresti dirmi, ma come? Prima abbiamo detto che essere più aggettivo non usa nessuna preposizione. Attenzione! Io ho parlato di espressioni impersonali alla terza persona singolare, quindi espressioni generali. Se io dico è facile, è possibile, è difficile, non c'è una persona. Qui invece parliamo di espressioni personali. Abbiamo una persona. Per esempio, essere felice di, essere triste di, essere stanco di, essere orgoglioso di. Qui abbiamo una persona. Io sono felice di fare qualcosa, sono triste di fare qualcosa, sono stanco di fare qualcosa, sono orgoglioso di fare qualcosa. Quindi abbiamo sempre una persona, io, tu, lui, lei. Invece nel primo caso è impersonale, è facile, è difficile. Hai capito? Usiamo di anche quando abbiamo il verbo avere più un sostantivo più un nome. Per esempio, avere paura di, avere fretta di, avere tempo di. Per finire usiamo di anche con i verbi di dire, per esempio dire e chiedere, e anche altri verbi come pensare, sperare, credere, dimenticarsi, ricordarsi, cercare e finire. Vediamo alcuni esempi. Sono felice di essere qui con te oggi. Come vedi, tra sono felice, quindi essere personale, io sono, più l'aggettivo e il verbo all'infinito, essere, abbiamo la preposizione di. Sono felice di essere qui. Sono orgoglioso di essere italiano. Ho paura di viaggiare da solo, quindi ho, verbo avere, paura, un nome o sostantivo, di viaggiare, verbo all'infinito. Ti ho detto di chiudere la finestra perché fa freddo. Quindi ti ho detto, poi preposizione di e poi il verbo all'infinito, chiudere. Sto pensando di iscrivermi a un corso di design. Mi sono dimenticato di comprare il latte. Ho finito di studiare molto tardi ieri sera. Quindi, hai capito come funziona? Adesso devi ricordare questo piccolo dettaglio. Queste regole, ad eccezione dei verbi dire e chiedere, possono applicarsi soltanto se il soggetto del primo verbo è uguale al soggetto del secondo verbo. Se invece i due soggetti sono diversi, dobbiamo usare che e poi non possiamo usare il verbo all'infinito, ma dobbiamo coniugare il verbo. Per esempio, noi prima abbiamo detto sono felice di essere qui con te, perché io sono felice che io, sempre io, sono qui con te. Quindi, dato che i soggetti sono uguali, allora posso usare di più l'infinito. Sono felice di essere qui con te. Ma se il soggetto è diverso, per esempio, io sono felice perché sono felice? Perché tu sei qui, allora dobbiamo usare che più il verbo coniugato. Quindi io sono felice che tu sia qui con me. Oppure ho paura che tu viaggi da solo. Io ho paura che tu viaggi. Quindi abbiamo due soggetti diversi, io e tu. Oppure ti sei dimenticato che sono in vacanza, non posso lavorare ora. Ti sei dimenticato tu che io sono in vacanza? Hai capito come funziona? Soggetto uguale possiamo usare di più l'infinito. Soggetti diversi dobbiamo usare che più il verbo coniugato. Chiaramente il verbo coniugato può essere al congiuntivo, all'indicativo, poi dipende dal verbo. E ora passiamo all'ultimo punto della lezione di oggi, la preposizione a. Purtroppo con la preposizione a non abbiamo delle categorie precise come con gli altri verbi, però ti darò una lista con alcuni esempi dei verbi più comuni che usano la preposizione a
e questi devi impararli a memoria. Oppure puoi fare il processo inverso. Se non è un verbo che non vuole nessuna preposizione e non è un verbo che richiede di, allora probabilmente sarà a. Puoi anche pensarla in questo modo. Iniziamo dal primo verbo, cominciare. Per esempio, Marco ha cominciato a studiare per gli esami ieri. Oppure un sinonimo di cominciare, iniziare. Per esempio, Maria ha iniziato a fare yoga per migliorare la sua flessibilità. O ancora imparare. Per esempio, ho deciso di imparare a suonare il pianoforte quest'anno. O riuscire, che significa avere l'abilità di fare qualcosa. Per esempio, non riesco a stare sveglio, devo dormire. O ancora, aiutare. Ho aiutato la mia vicina a lavare la sua macchina. O ancora, provare. Il computer non funziona. Hai provato a spegnerlo e riaccenderlo? Oppure andare. Per esempio, siamo andati a fare la spesa tutti insieme questa mattina. E per finire, venire. Vuoi venire con noi a fare una passeggiata? Benissimo, com'è andata? Sono sicuro che adesso le preposizioni sono molto più chiare per te. Ma se questo video ti ha aiutato, ho bisogno di chiederti un piccolo favore, quello di lasciare un bel mi piace. Questo mi aiuta incredibilmente a far crescere il canale. Infatti, se tu lasci mi piace, stai dicendo a YouTube che questo video è buono e quindi YouTube lo fa vedere a tante altre persone. Quindi davvero lascia mi piace sotto i miei video perché mi aiuta davvero tanto. E non dimenticare anche di scaricare il PDF di questa lezione cliccando sul link qui sotto. E per finire, se non vuoi perdere tutti i nostri video futuri, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!